quando è che un'opera inizia a divenire qualcosa di più? Io credo che diviene qualcosa di più quando riesci a toccarti o emozionarti talmente tanto da darti la sensazione che il gioco stia parlando direttamente a te. E con questo nuovo DLC di Altyn Den, questa emozione si è evoluta. Di per sé l'argomento trattato è quello di affrontare un lutto. Se Altyn Den già puntava a farti immedesimare nelle situazioni che riusciva a ricreare, questa volta gli sviluppatori hanno voluto rischiare, provando a farci crescere insieme al gioco stesso. Una cosa che ci dimentichiamo sempre è che siamo tutti diversi. Ognuno di noi ha il suo vissuto e bisogna sapersi mettere nei panni degli altri. Il gioco fa esattamente questo. Ci mostra le vite di tutti e due i protagonisti, ambientati in luoghi, in momenti e anni differenti, dandoci modo di rivederci nello stesso identico dolore, ma affrontato da punti di vista completamente diversi. Due percorsi di accettazione che, seppur diretti alla stessa meta, si sviluppano in maniera opposta. Da una parte abbiamo Sofia, la sua storia è ambientata nel periodo post-Covid. Lei è una ragazza molto solare, tenera e calorosa, ma anche molto insicura e terrorizzata dal nuovo. Dovrà affrontare il cambiamento e scontrarsi con la consapevolezza che la sua città non è rimasta ad aspettarla e che le persone sono cambiate, sia a causa della pandemia, sia perché inevitabilmente tutti noi cambiamo col tempo. Tutto questo mi ha dato la netta sensazione che la storia di Sofia venga raccontata in un modo estremamente coerente con la persona quale, infatti, essendo lei un personaggio a parer mio molto consapevole, ma soprattutto che si pone le giuste domande, il gioco ci dà modo di vedere molto più chiaramente il suo lutto e come decide di affrontarlo. Dall'altra parte invece abbiamo Mark, nonché il protagonista dell'opera. Mark è totalmente l'opposto. Lo ritroveremo molto più sicuro di sé, più responsabile, più adulto. Infatti il gioco non tarda a farci notare che i nostri personaggi sono divenuti ormai grandi e che le situazioni che stanno andando ad affrontare rappresentano il mondo degli adulti. Un mondo che noi non vediamo l'ora di imbatterci quando siamo ragazzini, ma quando alla fine ci ritroviamo dentro facciamo fatica a restarci. Ma sembrerebbe che Mark abbia già grossa esperienza nel settore. Vediamo una persona molto sicura delle azioni che fa, ma il suo capitolo l'ho trovato molto interessante, perché a differenza di Sofia, la sua trama è molto più complessa e la gestione del suo lutto altrettanto, perché il modo in cui la gestisce lui è, come dire, più sottotono, perché dovremmo prestare più attenzione ai dettagli, come alle azioni che compie, alle frasi che decide di utilizzare, per comprendere al meglio cosa ha per la testa. Dà modo di impegnarci quasi come se dovessimo capire e aiutare un nostro amico. E qui tocca fare un applauso ai nostri sviluppatori, perché loro ci vengono in aiuto, prendono i classici minigiochi e li rendono parte integrante del suo pensiero. Non dà l'impressione, come i precedenti capitoli, di spezzare il ritmo della storia, ma lo rendono parte integrante della sua caratterizzazione, un modo semplificato per capire le sue fragilità. Non vengono a mancare i vecchi minigiochi, ma questa volta sono stati strutturati in modo da farti respirare e fare mente locale della storia che stai seguendo. Ma l'upgrade più impattante sta nella regia. Il modo in cui le telecamere si posizionano nelle scene è pensato per farti immedesimare totalmente nei protagonisti e nel loro modo di superare il lutto. È una scelta visiva che ti aiuta a immedesimarti dentro le loro fragilità, ma soprattutto di capire che ognuno di noi è diverso e che ognuno di noi affronta le cose in maniera totalmente diversa. Un'ulteriore miglioria l'ho trovata nell'utilizzo del telefono, come se si fosse evoluto nel corso degli anni. In effetti la storia è ambientata 2 anni dopo il gioco originale. Troviamo un'aggiunta come le videochiamate, Tinder, e non poteva mancare il mitico TikTok, così da distruggerci la nostra soglia dell'attenzione anche qui. Abbiamo la possibilità di leggere anche i commenti, dove all'interno possiamo trovare sottotrame nuove e continuazioni delle vecchie. Ma non solo, qui noti anche che il gioco è divenuto veramente più maturo. Vediamo commenti che dico, ma che cazzo è? In varie parti di gioco si può notare l'apparizione di vignette pop-up che ti spiegano quel determinato termine, quella tradizione, quelle parole tipiche che non capiremo se non fossimo filippini.
Nonostante siano passati 2 anni dall'ultimo aggiornamento, anche questo DLC è riuscito a emozionarmi, è riuscito a farmi riflettere e a insegnarmi qualcosa. Credo che perle come queste debbano essere giocate da tutti, perché ti lascia qualcosa di più di una sensazione di vuoto quando lo finisci. Le responsabilità, che sia frutto di una nostra scelta o meno, prima o poi ci ritroveremo con delle responsabilità. È difficile perché senza alcun preavviso ci ritroviamo questo carico enorme sulla schiena che ci spaventa sempre di più, ma purtroppo è inevitabile. Dobbiamo accettarle e affrontarle perché fanno parte della nostra crescita, ma quando si presenta la possibilità di poter scegliere bisogna stare attenti perché potrebbe rivelarsi un fardello molto più grosso di quanto possiamo effettivamente reggere. Il peso delle parole. Essere consapevoli che le nostre parole hanno un effetto enorme sul prossimo e che a volte la scelta migliore può essere semplicemente non dire nulla e limitarsi ad ascoltare, ma non dobbiamo essere troppo severi con noi stessi nell'ostinarci a cercare costantemente i termini perfetti, perché purtroppo in certe situazioni le parole giuste non esistono. Fare i conti con il passato. Essere consapevoli che il tempo non può guarire ogni cosa e capire che scappare dal nostro passato non è mai la scelta migliore. A volte ci ritroviamo a frugare nei ricordi nonostante faccia male e bisogna accettarlo e affrontarlo, perché è l'unico modo per fare pace con noi stessi e permetterci di andare avanti. Cosa significa amare? Chiedersi se si sta veramente provando amore. È un sentimento così complesso e ambito che spesso rischiamo di confonderlo, idealizzarlo nella nostra mente. Bisogna fermarsi a capire se proviamo un affetto autentico per qualcuno o se stiamo cercando fuori ciò che non troviamo dentro, camuffando da amore il disperato bisogno di riempire un vuoto interiore o il tentativo di definire noi stessi attraverso la vita di qualcun altro. La paura del nuovo. Spesso ci ritroviamo bloccati in una comfort zone e questo blocco parte principalmente da noi. È il timore dell'ignoto che ci paralizza, spingendoci a pensare che sia meglio restare ancorati a contesti che già conosciamo, seppur dolorosi o insoddisfacenti, piuttosto che fare il passo verso l'ignoto. Ma per crescere è necessario affrontare l'incertezza, altrimenti rischiamo di perderci occasioni splendide, condannandoci a rimanere fermi in un eterno loop creato da noi stessi. Permettersi di sbagliare. Accettare che commettere errori fa inevitabilmente parte dell'esperienza umana ed è impossibile evitarli. Bisogna essere consapevoli degli sbagli commessi e valutare veramente quali possiamo permetterci di fare e quali no. Smettere di pensare che per una singola caduta debba crollarci il mondo addosso. L'importante è trarre insegnamento da essi. Il cambiamento. Accettare che noi cambiamo, proprio come tutto ciò che ci circonda. Capire che i luoghi non rimangono immutati, che le persone non saranno sempre come le abbiamo lasciate. Quello che fa male è che molte volte non siamo noi a decidere quando questo mutamento avverrà. Ci spaventa perché si rileva del tutto imprevedibile, dandoci la netta sensazione di aver smarrito qualcosa lungo la strada, finendo per non riconoscerci più, come se fossimo diventati degli sconosciuti a noi stessi. Ma è sempre lecito domandarsi: perché sono cambiato? Quando è successo? È un bene o un male? Ricordandoci che cambiare è un processo naturale ed è impossibile da evitare, anche se fa paura. Credo che le opere come queste siano uno specchio dove è possibile rifletterci attraverso la sua storia e i suoi personaggi, ma hanno effetto solo se ci lasciamo coinvolgere ed abbracciare da essi. Permettetevi di emozionarvi e vivere una storia, non abbiate fretta e godetevi la calma che emana. Non perdete la voglia di emozionarvi, non siate giudicatori di voi stessi perché provate qualcosa di forte o a voi sconosciuto. Non perdete quel vostro lato bambino così spensierato che a volte vuole essere solo rassicurato. Io mi sono ritrovato moltissimo in Sofia e sono rimasto stupito che mi fossi rivisto più in lei che in Mark. Mi sono reso conto che molte volte diamo per scontato tante cose. Ho notato quanto possiamo cambiare in così poco tempo e quanto un gioco sia riuscito a farmi rendere conto di molte cose che di solito si fanno fatica a comprendere da soli. E ancora una volta, dopo 2 anni, sono ancora qui a dire:
Grazie, Altinden. E secondo voi, quando è che un'opera inizia a divenire qualcosa di più?